Avete visto che è pasta fredda? Questo è un capolavoro. Il vicino d'ombrellone se vi fa, vi bacia. La nostra pasta al barbecue è fatta. Chiamate, è pronta la pasta. Mi chiudo nel canale. Ragazzi, mi chiudo nel canale, io lo so. Quante volte vi prendono in giro che vi dicono no, vabbè, ma con sto barbecue, ma io voglio un forchettato, fili di pasta. Ho trovato io la soluzione. Faccio il condimento sul barbecue, c'è bisogno soltanto del fornelletto per cuocere la pasta. Melanzane, peperoncino, peperone, frigidelli, cipolle, pesce spada, guardate qua, si muove, prezzemolo, aglio, olive taggiasche e optional la colatura d'alici. Iniziamo subito col peperone, la prima cosa. Allora, lo tagliamo, leviamo qua il picciolo. A noi ci servono delle striscioline di peperone, così. Levate i semetti del peperone, levate i filamenti quelli bianchi, no? E continuiamo a fare così. Poi melanzane, io le taglierei a fette così lunghe, un po' spesse, così. Vedete? Poi con la pasta ci mettiamo un po' di sale, come fanno le mamme e nonne, che vedo che ancora le mettono così. E lasciamo un po' qui da una parte, tranquilli, sereni. Ma dove trovate un altro amichetto vostro che vi dà tutti questi consigli? Gratis. Senza cacciare una lira, senza vi chiedere soldi, senza vi chiedere favore. Io vi chiedo solo di iscrivervi. Vi dovete iscrivervi, per piacere, dai, Andiamo. Come ci ha insegnato Giulia, come si fa a levare il picciolo dei frigidelli? Così si schiaccia in dentro e poi si tira. Semi, via. Li taglio a metà i frigidelli, anzi, così, in 4 parti. Vedete, li taglio dall'interno. Così. Metti i peperoni, metti i frigidelli, diamo una leggera untarella. Così, ci metto pure un po' di sale, cipolla tagliata sottile, così. Intanto metto a cuocere le cipolle sulla piastra, le dobbiamo far bene ammorbidite, deve perdere un po' di acqua, di liquido la cipolla. Metto solo un po' di sale, stop. Ci abbiamo i peperoni, questi qua li possiamo mettere pure qui. Deve essere una cottura abbastanza veloce, non troppo prolungata. Vai, un po' d'olio. Melanzane, sgrullate e alzate in eccesso, così, zac, zac, ci divertiamo. Guardate bel pesce spada. Per la pelle schiaccio il coltello, lo schiaccio proprio, in modo tale che non sprechiamo la ciccia, ma solo la pelle togliamo. Guardate come lo schiaccio. Guardate qui, taglio a fette di un dito all'incirca, così, un dito e un dito. Insaporisco sempre, un po' di sale, un po' di olio. Allora, questo qua era mezzo chilo di pesce spada. Noi riusciamo a far mangiare con mezzo chilo di pesce spada anche 6-8 persone. Perché? Il gusto glielo danno le verdure a questo piatto. Il pesce spada dà soltanto un tocco di qualcosa in più. Ok, però non è sta importante, si può fare pure la pasta senza pesce spada, solo con le verdure. Questo è un qualcosa in più. Andiamo a vedere le verdure. La cipolla è quasi fatta. I peperoni, idem. Ci siamo. Beh, giriamo le melanzane, vedi, belle così. Vedete, l'ho fatte un po' spesse perché si deve sentire un po', insomma, sta ciccetta sotto i denti della melanzana. Questo è aceto di vino bianco, un po', così. Gli dà una spinta a questa cipolla che non finisce mai. 8 minuti di cottura, vai. Prezzemolo tritato, l'aglio, sto pezzetto, lo schiaccio. Andiamo a levare i melanzani. Eccole qua, belle. Adesso, pesce spada. Qua, guardate. Il pesce spada c'è un segreto, è come il tonno e il salmone. Va cotto alla perfezione, che vuol dire? Che dentro deve rimanere umido. La cosa che vi consiglio è cuocerlo interamente da una parte, solo all'ultimo lo girate. Pronto, vai. Ecco, adesso vedete il colore? Lo dobbiamo girare adesso. Ecco qui. Così, proprio adesso un attimo, vi faccio vedere dentro la cottura qua, guarda, vedi? È pronto. Assaggiamo la pasta se è pronta. È buona già così. Eccola qua, guarda che bella, non si rompe, non si apre, spettacolare. Tagliamo il pesce spada così, guardate. E mettiamo qua dentro, vai. Non mi sono regolato, quelle quantità, un sacco di roba ci ho messo qua dentro, vai. Io vedo perché è P8, Poi la cipolla, peperoni rossi e verdi, le melanzane,
Mi sta a venire voglia, eh? Poi le verdure grigliate piacciono a tutti, non c'è niente. 2 olivette, non ci vuoi mettere, quelle da giasche vere. Guarda qua che pasta, Poi, prezzemolo e aglio, vi ricordate? Mamma mia, quanto è venuta fame già. Allora, qua ci mancano 2 cose, un po' di peperoncino. Poi, una cosa fighissima, la colatura d'alici. La colatura, mi raccomando, con parsimonia, iniziate sempre piano piano, con mezzo cucchiaino da caffè e poi casomai se non lo sentite aggiungete. Io adesso che faccio? Si assaggia sempre. Un goccetto d'olio, bello, un altro po' di prezzemolo e ragazzi, la nostra pasta al barbecue è fatta. Chiamate, pronto? È pronta la pasta? Assaggio, Guardate sta pasta, sembra mantecata, invece l'abbiamo girata nell'insalatiera, come faceva nonna. Bella, come arriva attaccato tutto quanto. Oh, ma bontà. Oggi c'è una ricetta pazzesca, tagliatelle di campofilone con salmone affumicato, burrate e zucchine, uno spettacolo. Iniziamo subito dai cipollotti, quindi un pezzetto di burro, ne serve pochissimo di burro, Subito mettete la parte bianca del cipollotto, un po' d'acqua, così, senza che aggiungiamo altri grassi, aiutiamo bene a stufare la cipolla. Tagliamo sottili sottili le zucchine, così. Guardate lo spessore, non sono tutte uguali, però all'incirca sono così, sottili sottili, perché si devono cuocere, ma allo stesso tempo ci deve rimanere un po' di anima, ci deve rimanere dentro. Un po' di... Io penso che il salmone col basilico, il cipollotto stanno benissimo insieme. Zucchine. Metto un po' di pepe nero, che me lo sono dimenticato, un po' di sale fino, senza esagerare, e io mi fermerei qua. Poi calo giù le tagliatelle, una, eccola qua, e mi date questa. Levo il basilico da qui, la pasta, belle, dai, così, belle, mamma mia, eccole qua. Un po' di basilico qua, che ci sta bene, no? Che si insaporisce un pochettino, prende un po' il gusto, buono, profumato. Poi che fai? Non ce lo metti un po' di cipollotto verde? Eccolo qua. Poi un po' di pepe nero non ce lo metti, pure quello ce lo mettiamo, no? Poi 2 fili di zucchero li prendiamo, no? Ci mettiamo anche questi. Zac, zac. Diamo una bella girata. Ma qui abbiamo da film porno a stracciatella. Però aspettate, voglio fare un'operazione. Prende qualche zucchina, che me la voglio prendere come guarnizione dopo, e me la tengo da parte. Io vado, Allora, abbiamo detto che il salmone e la panna sono proprio amici. Adesso fuoco spento. Adesso immaginate quello che può succedere, no? Mi chiudono il canale. Ragazzi, mi chiudono il canale, io lo so. Mi raccomando, prima che mi chiudano il canale iscrivetevi, almeno date più forza al nostro movimento, al movimento di quelli che piace mangiare, gli piace divertirsi, gli piace bere. Un goccetto d'acqua ci aggiungiamo, di cottura, bella morbida come piace a noi. Siete pronti a sentirlo? Mi raccomando, la pasta tenetela bella bagnata, perché sennò si asciuga con un attimo questa. Oddio, mi sto sentendo male io. Pensa a quel poveraccio che vede adesso questa ricetta, che ancora sta al lavoro, sarà arrabbiato con me, con me, io non c'ho colpa io non c'ho colpa. Se mi vengono queste idee non è colpa mia, è colpa di mia madre. Fino adesso non è successo niente, adesso arriva il bello. Il salmone, una pasta veloce, ragazzi. State in vacanza, ci sta qualcuno degli amici vostri vicino all'ombrellone e vogliono venire a mangiare a casa vostra, guarda c'è un piatto semplice, leggero. Gli direte, il salmone ti piace, lo gradisci il salmone? Perché poi vedete un po' un'aria, no? Quando state in vacanza siete diversi, fate un po' più figli, normalmente è così. Buona, buona, buona. E quella pasta ti tira su. Fa callo, non va più da cucinare. C'è la ricetta per voi. Una pasta fredda, dove non cucinate niente, tranne la pasta. Siete pronti? Iniziamo subito. Cottura della pasta. Calcolate che dovete andare al mare, dovete portare la pasta, la cucumella, l'insalatina con la pasta. Che fai? Poi qualcuno ne assaggia, appena sentono il profumo, zucchine. Oh, devono essere croccanti, devono scrocchiare, devono essere come le patatine fritte, cricche e crocche, vi ricordate? Le grattate. Tu dici, ma che sei matto? Gratti le zucchine, la cucuzza cruda. Avete mangiato la cucuzza cruda, bella, insaporita? Mangiate e poi vedete. Lime, tagliatelo così, vedete? Lateralmente. Ora facciamo la salsetta. Succo di lime qua dentro, abbondante. Sale, pepe.
L'olio deve essere un olio leggero, un po' frignone. Erba cipollina fresca fresca, tagliatela così. Aggiungiamo l'erba cipollina, mescolo così e vai. Bagnate tutto sto ben di Dio. E questo intanto come si sta insaporito. 10 minuti gli ho dato. Ora mo dite, il problema della pasta che si fa per fredda, qual è? Di freddarla subito, al volo. Ghiaccio e fermiamo subito la cottura. Un goccio d'olio, buono, state buono. Fai assaggiare adesso. Il ghiaccio, questa è già la pasta, questa è già bianca. La pasta è bella al dente. Questa cuoce in 13 minuti. Colatelo dal ghiaccio la pasta, così. E dall'acqua. Zucchine. Guardate, belle marinate. Se la mangiate subito, la condite subito con la salsetta di olio e lime. Se invece dovete farla e poi non mangiarla dopo un po' di tempo, vi portate una boccetta. Ricordate quando si metteva il caffè dentro la boccetta di vetro? Mettete il condimento dentro la boccetta di vetro e poi ve la condite al mare. Insaporitele bene bene, guarda, così. Salmone. Bella bagnata deve essere, non asciutta. Quante volte vi capita la pasta fredda che è asciutta? Così. E fatela bella bagnata. Ah, tagliamo a striscioline i fiori di zucca. Crudi pure sono buonissimi. Piattino per Mariuccio senza peperoncino. Per me la faccio bella piccante. Taglio un po' di peperoncino a dadini, così un po' dappertutto, capito? Si mescola bene. Lo metto qua dentro. Io non vorrei che metti. E adesso impiattiamo. Un po' ovunque buttiamo i fiori di zucca, così. Ecco qua. Finiamo il piatto così, con dei riccioletti di salmone affumicato. Avete visto che è pasta fredda? Questo è un capolavoro. La zucchina è perfetta, rinfresca la bocca insieme al lime. Un po' di piccante ci sta benissimo. Ragazzi, la cottura della pasta è perfetta. Quindi 3 minuti in meno di fine cottura dovete tirarla fuori. Oh, fate un figurone con questa. Ma avete visto con pochi ingredienti quello che si può fare? Si possono fare tante cose. Condividete e iscrivetevi. Aspetto.